Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il Work Sharp, ossia un affilatore che ha la possibilità di avere i gradi, anzi ha un angolo guidato di 20 gradi. Andiamo a vederlo, che può essere molto utile soprattutto per i neofiti della filatura a mano. Eccolo qua, il nostro Work Sharp. Allora, vediamo che ha l'angolo guidato, quindi si potrà utilizzare con l'angolo guidato. Abbiamo anche la ceramica con inclinazione di 25 gradi, mentre l'angolo guidato è di 20 gradi, ed è utilizzabile per tutte queste cosine qua. Vedete, coltelli pocket, coltelli da caccia, serrate, tools, quindi anche possiamo usarlo anche per le accettine, per le forbici e anche per gli ami da pesca. È molto utile soprattutto per qualche neofita che vuole imparare ad affilare a mano libera, visto che ha l'angolo guidato. Adesso lo apriamo e andiamo a vederlo. Beh, allora lo apriamo innanzitutto. Allora andiamo ad aprire il nostro contenitore. Ed ecco qua il nostro attrezzino. Abbiamo anche una coramella qua, vedete, con addirittura della pasta già installata, inserita. Vedete qua, mi è rimasta sul dito, bastata passarla. Abbiamo anche la coramella, quindi perfetto. Abbiamo la piastra, chiamiamola così, o la pietra diamantata da un lato. Da questo lato abbiamo la ceramica, la barretta in ceramica. Vedete che la barretta ceramica ha un angolo, qua anche la barretta più piccola ha un angolo, per cui possiamo utilizzarlo per i coltelli con la dentatura, i famosi serrated. Di qua abbiamo una grana diamantata più grossa e qua appunto la coramella. Quindi, riassumendo, grana grossa, ceramica, grana fine sempre diamantata e coramella. Vediamo che ha un angolo fisso di 20 gradi, prodotto dalla Darex, vedete, negli Stati Uniti a Ashland in East Hersey Street 210. Per rendere più evidente il funzionamento marcherò il filo con questo pennarello indelebile. Coloriamo il nostro isula in questo caso e vediamo come si comporterà il nostro affilatore guidato. Bene, adesso non ho bisogno di rifare molto il filo, per cui non utilizzerò la parte super abrasiva, quindi quella più abrasiva. Mi limiterò a utilizzare quella fine. Allora voi vedete che c'è 20 gradi e 20 gradi, quindi basta appoggiare il coltello, quindi il filo sull'inclinazione, e quindi scendere e fare scorrere il nostro coltello. Vedete che il pennarello mi lascia le strisce e ci fa vedere come viene l'abrasione del filo. E adesso la stessa cosa la faremo, vediamo se riesco a farvela vedere,
sempre tenendo appoggiato ai 20 gradi, quindi alla discesa al piano inclinato. Andiamo poi a passare il nostro coltello. Quindi avete visto che è sufficiente seguire l'inclinazione. Vediamo se riesco a farvelo vedere così. Vedete, si appoggia su un'inclinazione, quindi si scende e si fa passare il filo. Oppure, se volete, potete andare anche dritti, Vedete, c'è l'inclinazione, ve la dà direttamente il suo piano inclinato e voi non dovete fare altro che scorrere il coltello per il filo. Vedete che ci ha creato il nostro filo e ha tirato via praticamente tutta la colorazione del pennarello. Ve l'ho fatto vedere in maniera anche più veloce. Bene, poi abbiamo la coramella. Possiamo passare anche sulla ceramica, in questo caso, se voi volete dare un colpo sulla ceramica. Su quella piccolina, vedete, sulla barrettina piccolina abbiamo passato. Vediamo se si è fatto il filo, poi lo passeremo anche sulla coramella. Direi che si è ben affilato. Passiamo adesso alla coramella. Guardate, perfetto. Ed ecco che abbiamo visto come funziona. Qui in questo caso la bara in ceramica, che noi abbiamo le 3 posizioni a seconda del tipo di utilizzo che vogliamo fare. Anche qua vedete che è molto liscia. Noi possiamo passare, in questo caso è sufficiente passare l'intero filo. Vedete come mi tira via il colore che abbiamo messo, proprio perché scorre esattamente sul filo. Andiamo sempre a vedere. Guardate, perfetto, 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 perfetto. Taglia veramente bene. Continuando si potrà ottenere poi anche un filo più a rasoio. Ovviamente, essendo la minima grana questa, non otterrete una lucidatura più di tanto. Per quella poi eventualmente dovrete utilizzare delle pietre a grane più sottili. Vedete, anche qua la coramella si è sporcata col nostro pennarello. Visto? Taglia veramente bene. Andiamo a vederlo adesso con il nostro acciaio 390 della Lion Steel e andiamo a vedere come si comporta. Sempre a 20 gradi, si fa scorrere sempre e sempre di qua. Bene, una passata di coramella. E vediamo, guardate, proprio
Perfetto. Vedete che il filo resta leggermente ruvido proprio perché è un affilatore sia per principianti sia da campo, cioè questo ve lo mettete in tasca, addirittura vedete ha il foro per il cordino per attaccarvelo magari allo spallaccio, per attaccarvelo ai pantaloni e ve lo portate in giro dove volete. Bene, voi direte, bene, finito il video ci hai fatto vedere tutto. No, abbiamo appena iniziato, perché questo attrezzino che costa circa 30 euro, lo trovate su Amazon, lo trovate online nei negozi di caccia, di pesca, nei negozi, nelle coltellerie eccetera, ha una serie di cosine che voi non avete ancora visto, di accessori che non avete visto. Intanto non vi ho detto che la grana più grossa della diamantata è 220 grit, mentre la grana più fina è un 600 grit. Poi, come avete visto, oltre a essere guidato l'affilatore, anche la nostra curamella è guidata, perché questa è l'inclinazione, vedete? È l'inclinazione per poter usare la coramella, sempre per i neofiti, perché dopo chi invece ha pratica se la fa a mano. La stessa cosa dicasi per la barretta in ceramica, è l'inclinazione, vedete, per poi passare sulla barretta in ceramica. Sì, fra le altre cose, se vi serve la barretta in ceramica estratta da utilizzare, basta premere con forza questo pignone e si estrae completamente la barretta in ceramica. Ma non abbiamo ancora finito. Poi queste dovete metterlo in tasca, le estraete e le girate in questa maniera, così che non vi si rovinino le tasche dei pantaloni o della giacca dove volete metterle dentro, perché resta una parte liscia e non la parte diamantata. Altra cosa, all'interno vedete ci sono le istruzioni per l'uso, sono all'interno, andiamo a vederle, tanto poi non le useremo mai, nel senso che abbiamo già visto come si usa, ma ci sono anche delle piccole chicche e voi dentro avete le vostre istruzioni che vi spiegano passo passo come affilare e utilizzare. Vi spiegano anche i 3 livelli di ceramica, vedete? Che adesso andiamo a vedere. Fra le altre cose, riposizioniamo questo all'interno qua, poi voi potete mettere qualche altro accessorio, per esempio all'interno ci sta benissimo la mini barretta in ceramica della Victorinox, per cui potreste portarvi 2 affilatori in uno. Dalla parte di qua sempre noi estraiamo, vedete che abbiamo questi piccoli posizionatori, ma abbiamo esattamente la spiegazione di quello che serve, di come girare la barretta in ceramica e di come utilizzarla. Vedete la C coarse grit, la F fine grit, quella che sembra una J è fish hooking. Quindi se voi mettete sulla J, vedete, affilate gli ami da pesca oltre che i serrated. Se mettete sulla, scusatemi, la girata di qua, sulla C avete la grana più grossa, più grossolana, quindi dove vedete che è ruvida, vedete che ha queste lineette, e invece sulla F avete la grana più sottile della barretta in ceramica, e qua vi ricorda esattamente.
Poi qua vi spiegano, vi dà le 3 cose: shape su diamond, quindi affila sulla diamantata, dopo passa on, che sarebbe osso come bone praticamente, sulla ceramica, e poi terzo passaggio strop. Quindi vi dice esattamente quello che dovete fare. Bene, riposizioniamo la nostra barretta dalla parte ruvida, dalla parte dove ci sono i grit, per essere utilizzata. Allora, vedete, questo è un serrated, questa è la barretta in ceramica che andrebbe utilizzata per i serrated, quindi per le lame dentate, e quindi è sufficiente passare le lame dentate. Adesso questo ve lo faccio vedere, così è giusto per darvi l'idea. Ogni dentino viene passato qua, ma volendo potete usare anche la parte per gli ami da pesca. Vedete che ha lo stesso spessore, e quindi passarle nelle varie anse del serrated. Per quanto riguarda poi lo strop del serrated, si fa ovviamente solo dalla parte liscia, e quindi si fa esattamente come gli altri coltelli. Cosa dire di questo Work Sharp? Intanto lo trovate ovviamente nel mio shop, nella mia vetrina, nel mio negozio sotto di Amazon, lo trovate qua in descrizione, andate in coltelli, outdoor, quello che c'è, e trovate anche questo, il link a questo, pagate la stessa cifra, anzi forse lo pagate anche meno, perché a volte fanno delle offerte come affiliato e quindi aiutate a sostenere il canale. E devo dire che ero dubbioso, ovviamente, ripeto, non otterrete un filo ultra fine nonostante i passaggi. Allora, grana grossa, grana fine, ceramica grossa, ceramica fine, e quindi poi strop, e comunque ottenete un filo non troppo grezzo, insomma discretamente fine, e questo da portarvi sul campo, da portarvi quando siete in campagna, in montagna. Lo potete anche legare allo zaino, oppure, come avete visto, lo possiamo girare in maniera che non ci abbrada le tasche, avere la parte liscia, infilarlo in tasca e tenerlo in tasca della giacca, dei pantaloni, di quello che volete. Dentro avete sempre le vostre istruzioni, o potete mettere degli ami da pesca, della bava, quello che vi serve, e quindi diventa anche un piccolo scomparto di utilità, che sia un coltello lama piana, un coltello serrated, come abbiamo visto, funziona molto bene. Ripeto, ero scettico e ho dovuto ricredermi. Devo dire che è un buon attrezzo, costa circa 30 euro, 30-35 euro online, comunque lo potete trovare anche nelle coltellerie, abbiamo detto, o anche articoli da caccia, chi vende queste cose qua, e va benissimo. L'abbiamo visto sia su acciai carboniosi che su acciai inox, e funziona correttamente. Se qualcuno di voi lo usa, lo utilizza, mi dica le sue impressioni, se si è trovato bene come mi sono trovato io, nel senso che ho visto che è un attrezzo che è sicuramente di validità. Ditemi la vostra qua nei commenti, come sempre. Consigliato senza dubbio, soprattutto per chi ha poca manualità nella filatura a mano, e quindi qua ha già i 20 gradi, ovviamente ha la limitazione di 20 gradi. La stessa ditta ne fa uno anche semi-professionale manuale, dove voi avete la possibilità, ovviamente fisso, non da campo come questo, da poter mettere i gradi, e quindi andate a vedere il sito della Work Sharp. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vedo che tanti vengono a vedere i miei video ma pochi si iscrivono, perché è gratuito. Iscrivetevi, che mi aiutate a crescere e sostenete il canale in questa maniera. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.